Eccoci di nuovo, amici della soffitta di Pippo. Oggi vi porto a spasso nel tempo per riscoprire una delle bellezze più affascinanti del cinema di genere italiano, la splendida Rita Silva. All'anagrafe Rita Pistolozzi, nata a Pisa il 31 marzo 1953. Una donna dal fascino magnetico, una presenza che ha illuminato lo schermo tra gli anni 70 e 80, conquistando il pubblico con la sua sensualità e il suo carisma. La carriera di Rita ha avuto inizio nella seconda metà degli anni 70, un periodo d'oro per il cinema italiano, in cui il genere erotico, la commedia all'italiana e i thriller si fondevano per dare vita a pellicole che ancora oggi conservano un certo fascino. Il 1975 segna il suo debutto con La sanguisuga conduce la danza, diretto da Alfredo Rizzo, un film dalle atmosfere gotiche e misteriose, perfetto per mettere subito in mostra la sua bellezza enigmatica. Nello stesso anno appare in Divina Creatura di Giuseppe Patroni Griffi, un film drammatico e sensuale che vantava nel cast la divina Laura Antonelli. Sebbene il suo ruolo fosse secondario, Rita si fece notare, lasciando intendere che il suo percorso nel cinema sarebbe stato interessante. Nel 1976 Rita si affaccia alla commedia con Il letto in piazza, diretto da Bruno Gaburro, una pellicola che riflette i costumi e le ipocrisie dell'Italia di quegli anni, utilizzando l'ironia e, ovviamente, una buona dose di ammiccamento. Nello stesso periodo la vediamo anche in 9 ospiti per un delitto di Ferdinando Baldi, un thriller che strizza l'occhio al giallo all'italiana, un genere in cui la bellezza delle protagoniste era sempre un elemento fondamentale per l'atmosfera seducente e ambigua. Il 1978 è un anno importante per la nostra Rita, che prende parte a 2 film molto diversi tra loro. Tutto suo padre, di Maurizio Lucidi, una commedia che sfrutta il tipico umorismo dell'epoca, e il celebre episodio Si buona. All'interno del film ha episodi Dove vai in vacanza, diretto da Luciano Salce. Qui Rita si misura con un cast importante e conferma il suo talento nel genere brillante. Ma è negli anni '80 che il suo status di icona sensuale si consolida. Sensi caldi, 1980, diretto da Arduino Sacco, la vede protagonista in un'opera che esplora l'eros con tinte drammatiche. Un film che, come suggerisce il titolo, scalda davvero gli animi e che ha contribuito a rendere Rita una delle attrici più affascinanti dell'epoca. Nel 1982 arriva il salto in un genere diverso, con il thriller horror Lo squartatore di New York, diretto dal maestro Lucio Fulci. Qui il tono cambia completamente. Atmosfere cupe, suspense, tensione. E ovviamente la presenza irresistibile di Rita, che regala momenti di grande intensità. Nello stesso anno si avventura anche nel genere avventuroso con Gunan il guerriero, un film di Franco Prosperi che rientra nel filone dei cosiddetti sword and sorcery, ispirati al successo di Conan il barbaro. E chi meglio di lei poteva incarnare una bellezza esotica e misteriosa in un'ambientazione epica. Nel 1984 Rita si cimenta in uno dei classici del Women in Prison, sottogenere molto in voga in quegli anni, con Perverso oltre le sbarre di Gianni Siragusa. Qui la sensualità si mescola con atmosfere torbide, tra tradimenti, tensioni e giochi di potere. Un film che, per gli amanti del genere, è diventato un piccolo cult. Ma l'apice della sua immagine di femme fatale lo raggiunge nel 1985, con Sogni erotici di Cleopatra di Rino Di Silvestro. Ebbene sì, qui Rita indossa le vesti della regina d'Egitto più seducente della storia, interpretando una Cleopatra provocante e appassionata che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Nel 1986 la ritroviamo in Senza vergogna, sempre per la regia di Gianni Siragusa, un altro film che gioca con l'erotismo e la provocazione. Mentre nel 1987 è protagonista di Flavia Schiava di Roma Regina d'amore di Lorenzo Onorati, un film storico con una forte componente sensuale, che esalta ancora una volta la sua straordinaria bellezza. Dopo un decennio di grande attività, la carriera di Rita inizia a rallentare. Gli anni '90 segnano un cambiamento nei gusti del pubblico e nel modo di fare cinema.
E molte attrici che avevano trovato spazio nel genere erotico soft e nei B-movie si trovano progressivamente messe da parte. Nel 1994 Rita vive un momento drammatico che avrebbe potuto segnare la fine della sua storia. Dopo un provino andato male, tenta di togliersi la vita gettandosi dal secondo piano di un albergo a Firenze. Un episodio che dimostra quanto possa essere spietato il mondo dello spettacolo, dove il successo è effimero e il rischio di essere dimenticati è sempre dietro l'angolo. Fortunatamente Rita sopravvive e trova la forza di riprendersi, tornando sul set alcuni anni dopo. Nel 1997 appare nel film Quel maledetto tramonto di Carmine Attilio Aurilia, un'opera drammatica che segna il suo ritorno davanti alla macchina da presa. Il suo ultimo ruolo risale al 1999 con La prima volta di Massimo Martella, un film che chiude simbolicamente il suo percorso cinematografico. Rita Silva è una di quelle attrici che merita di essere ricordata con affetto e ammirazione. La sua carriera è stata segnata da momenti di grande successo e da periodi difficili, ma il suo nome rimane impresso nella memoria degli amanti del cinema di genere. Il suo sguardo magnetico, il suo corpo statuario e la sua capacità di calarsi in ruoli diversi l'hanno resa una delle presenze più affascinanti dello spettacolo italiano. E ora tocca a voi, amici della soffitta. Se vi è piaciuto questo viaggio nella carriera di Rita Silva, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime puntate. E soprattutto fatemi sapere nei commenti quale altra attrice vorreste vedere protagonista nel prossimo episodio. La soffitta di Pippo è sempre pronta a riportare alla luce i tesori nascosti del cinema di un tempo. Alla prossima!